Buongiorno a tutti quanti, come andiamo? Allora, intanto raccontatemi che cosa avete preparato per quando andrete in ferie. Vi avevo già chiesto che cosa portate in ferie normalmente, però magari mi dite cosa portate in queste ferie che andate a fare se non le avete già fatte e se aveste la possibilità quale sarebbe magari il vostro, anzi facciamo così, ditemi qual è il vostro SOT, quindi setup preferito, dai. Così sono curioso anche di sapere quali sono le vostre preferenze. Quindi mi dite il vostro rasoio preferito, pennello preferito, set preferito, cioè quello che usereste tutta la vita, che sono curioso. Allora, oggi cosa vi porto? Asilon Shapeworks. Eccolo qua. Un altro single age. Sembra impossibile, ma vi porto un altro single age. Questo, da quello che ho capito, è una vera e propria mannaia. Però, siccome io non ho voglia di uccidermi, ci metto una Kai Pro Touch. Quindi le lamette Artist Club Single Age con la guardia, ok? Allora, vediamo come si monta la lametta. Eccolo qua, la mettete in sede e dopo la testina dovrebbe andare su per di qua. Eccolo qua. Eccolo. Adesso per farvi vedere faccio danni. Sono un po' impedito stamattina. Siccome è mattina, niente, no, non ce la faccio più. Eccolo qua. Eccolo qua. Allora, chiudiamolo. Vediamo come va. Allora, cosa vi presento oggi? Come pennello solitissimo Omega Evo 1, che per me è un pennello fantastico. Vi ricordate Savon Mistere? Allora, se non l'avete visto, andatevi a riprendere la video recensione che ho fatto sulla versione vegetale, che era la profumazione per il cocktail, non mi ricordo più, col limone. Set fantastico, cioè protezione, nonostante fosse vegetale, protezione, scorrevolezza, post rasatura di altissimo livello. Qual era, tra virgolette, la nota negativa? Avevo anche un altro set che non ho portato in video. Le profumazioni deficitavano un po', cioè non era male, era piacevole, ma erano abbastanza un po' scontatelle, un po' basiche, ok? Questo, logicamente, sia io che altri, ma l'abbiamo fatto notare al produttore, no? Cioè, hai un prodotto d'elite, però oggigiorno devi avere anche le profumazioni valide. Qui ha fatto il colpo della vita per me. Questo è il colpo della vita. Allora, questa è una versione tallovata, quindi vediamo anche come lavora questa base ASA 2.1 tallovato. E ora, la profumazione, ragazzi, è qualcosa di... lui non mi ha detto niente, cioè me l'ha mandato e non sapevo di che cosa sapesse, ok? Quindi l'ho annusato e sul gruppo ho scritto: avete presente il vecchio Floyd arancio, quello vecchio vintage, misto tabac? Eccolo qua. Profumazione, cioè proprio psicologicamente devastante. Cioè è proprio questa è la vecchia barberia vera e propria. Quindi è come prendere un Floyd vintage, quelli vecchi arancio, tabac, quindi senti la nota talcata, la nota leggermente dolce del Floyd. Ricorda molto il tabac vecchio stile. Fantastico, questa è una profumazione micidiale.
E ora ci metto un filino d'acqua, è una pasta abbastanza solida ma non è dura, ok? E andiamo in rasatura, se no qua ci giochiamo tutto il pomeriggio, la mattina. Ci mettiamo un po' del mio Barber Mind, che per l'estate gel pre-barba numero 1 per me. Ottimo anche il Noai, è fantastico, però per l'estate questo qua leggermente freschino, bello denso, concentrato, mi piace molto. È migliorato, come vi ho detto, un po' anche quello di Goodfellas, però mi manca ancora un po' di corpo per me, però contando la quantità e il prezzo diciamo che adesso ci sta. Fanno il loro. Allora, avanti. Che vediamo. Tra l'altro profumazione bella sparata, cioè, se fa sentire. Mamma mia. Ciao ragazzi, c'è veramente, no? Tra l'altro, a breve vi porterò anche un'altra profumazione che aspettavo già da tanti mesi che uscisse, il periodo è giusto questo, che è veramente fantastica, che è Partenope di Toscana Factory Dub con la nuova base. Profumazione estiva fantastica. Comunque ve lo porterò. Vi ricordo sempre che nella descrizione di questi video trovate dei link a vari negozi con dei codici sconto per voi, e in più se acquistate tramite quel link mi date anche un sostegno a portare avanti il canale, quindi cosa volete di più? Allora, profumazione bomba atomica, basta, bomba atomica. Montaggio, allora, uno che fa un vegetale a quel livello lì, una persona che fa il vegetale a quel livello lì, cioè, faccio fatica a pensare che mi faccia un tale ovato non di qualità. Made in Grecia, per chi non lo sapesse o non se lo ricordasse, se non era lui è un chirurgo. Montaggio spettacolare, cioè veramente è un velluto in viso, denso, compatto, ma un velluto, non vi dà la sensazione di pesantezza, anzi, veramente fantastico. Allora, andiamo. Mamma mia! Ragazzi, questa è un'arma, e non ho mai sentito sul mio viso una lametta, questa è lametta, o comunque una lametta con la guardia tagliare così, cioè
non senti il minimo strappo, niente, cioè sembra veramente di passare una katana. Non oso immaginare cosa sia usare questo rasoio con un lametta senza guardia. Deve essere una roba micidiale, questo devi veramente dosare, però a un taglio che ragazzi, cioè questo è un rasoio che puoi fare un pelo, un obliquo e porta via tutto. Cioè, se conto che io ho nella meta con la guardia, senza far pressione, a un taglio micidiale. Mamma mia. Cioè, la cosa magica di sto sapone, ragazzi, è che si sente già il post rasatura tra un passaggio e l'altro. Cioè, vi sciacquate il viso, sentite prima sta crema vellutata, fantastica, e dopo sentite proprio subito la pelle di una morbidezza incredibile. Cioè, questo è veramente un prodotto fantastico. Io spero che riesca a portarlo qui in Italia, perché questo, ragazzi, è un prodotto top quality. Adesso, se anche le altre profumazioni sono così, adesso non gli manca veramente nulla. Comunque ve lo dico, questo è un rasoio secondo me non facile, eh. Cioè, io me ne accorgo che non è facile tenere l'angolo giusto. È un rasoio che va capito, che va usato, e se non avessi usato una lametta con la guardia, cioè, mai avuto una profondità di rasatura così con un lametta del genere, mai, mai, mai. Stavo dicendo, se non avessi usato una lametta con la guardia, oggi mi sarei distrutto, ma no, perché il sapone sta lavorando divinamente, ma il rasoio va capito, eh. Se questo rasoio qua, se metti una lama senza guardia e non lo sai usare, puoi farti male con questo qua, secondo me. Che non è un rasoio per tutti, eh. Però è un rasoio che fa lavorare la lama in modo veramente unico. E neanche con lo sciabete. Mamma mia.
Cioè, nonostante l'elemento abbia la guardia, devi stare attento a quello che fai, veramente incredibile. Cioè, rasoio che potrei consigliare solo a chi è temerario e vuole andare oltre. Ecco, questo mi sa, non con la stessa spensieratezza, ma mi sa che se lo usate con la lametta normale, quindi senza guardia, questo qua mi sa che si mangia R41, ma sia per le tipologie di lamette che comunque hanno una filatura non indifferente, ma proprio perché con questa geometria riesce a dare, cioè c'hai la lama in viso molto piegata, cioè è come usare uno chavette con angolo aperto, cioè senti proprio, ti punti la lama in viso. Eh, non è per tutti. Cioè io già così sento una rasatura che per la mia pelle è oltre il limite. E il sapone qua vi assicuro che mi sta aiutando tanto, tanto, tanto. Ho detto qua è un sapone, non serve che vi faccia la prova per farvi vedere. Cioè, è proprio una roba incredibile, la profondità, senti che ti protegge, però ragazzi il rasoio, appena lo appoggiate in viso, se avete un minimo di dimestichezza o sensibilità, capite subito che non è un rasoio da buona alla prima questo, E o avete il cuoio al posto della pelle, altrimenti se non ci prendete la mano vi uccidete con sto rasoio qua. Cioè, mai visto nella meta con la guardia lavorare così. Cioè, è proprio uno chavette con angolo aperto. Cioè, vaga roba. Di solito, quindi con la guardia è sicuro perché ti permette un po' di spingere, no? Ti spingi un pochettino per arrivare sotto la guardia, quindi hai una rasatura magari non profondissimissima, a meno che tu non spinga abbastanza, però sicura. Cioè ragazzi, questo rasoio qua ha una profondità, già adesso che sono andato leggerissimo, micidiale. Cioè se metti su una lama senza guardia, il pelo non ti ricresce mai più, cioè, questo è il rasoio per l'ultima rasatura della vita. Ecco, chiamiamolo così. Ci montate una chic, ci montate una lama senza guardia e praticamente è l'ultima rasatura che vi farete nella vostra vita. A cui il pelo non cresce più. E sto avendo paura di usarlo con la guardia, è una roba. Mamma mia che rasoione ragazzi. Uh. Mamma mia che profumo. Oh. Mamma mia. Vabbè, basta. Oh ragazzi, non sto esagerando, è una profumazione. Andiamo di after alcolico. Mamma mia ragazzi, sull'after
appena lo mettete vi esce anche una parte leggermente agrumata, tipo arancia, proprio che ricorda il Floyd al 100%. Dopo va più verso il talcato, verso il tabac. Ok, ragazzi, una piallata così. Oh, ma anche l'after, cioè sentite appena messo leggermente la parte alcolica, ma dopo sembra acqua, cioè si assorbe immediatamente e lascia la pelle, è qualcosa di fantastico. Cioè veramente complimenti al produttore, vi lascio sotto il link del sito se lo volete contattare. In descrizione sempre, mamma mia, cioè ragazzi, mi ha salvato la rasatura, sto sapone qua, ve lo dico, mi ha salvato la rasatura perché questo rasoio qua se non lo conosci e non lo impari a usare fai danni forti. No, è un rasoio veramente da paura. Sapone, vabbè, incredibile. E ora riconfermo ragazzi che io i single age in generale, per quanto anche il Vector sia stato un gran rasoio, posso viverne anche senza, ok? Cioè, proprio posso anche vivere senza, non... qualche piccolo red point ragazzi, a parte che ieri sera è stata una festa di matrimonio, quindi insomma, mangiato, un po' bevuto, quindi la mattina per me non è il caso di farmi la barba, me la sono fatta la mattina, ci sono tanti aspetti qua che non funzionano, però ho le idee chiare, cioè nel senso, questo rasoio non è assolutamente un rasoio per tutti, anzi è un rasoio veramente... Questo è il rasoio uccidi barba proprio, questo qua è fatto per recidere la radice del pelo, non per tagliare la barba. È un'arma di distruzione di peli di massa, quindi questo è il rasoio. E per fortuna che avevo solo queste, anzi no, c'avevo anche queste, ma non mi sono azzardato ad usarle perché altrimenti vedevate praticamente non serviva neanche a mettere l'aftershave, potevo usare il sangue che avevo per ripassarmi il viso. E rasoio comunque fatto bene, progettato bene, cioè, ci può dire niente, però ragazzi, per me è troppo, sono proprio sincero, per me è troppo. Dimitris, hai fatto un capolavoro incredibile, sapone che si monta una meraviglia, aftershave fantastico, veramente fantastico, protezione, post rasatura, scorrevolezza, ragazzi, capolavoro, capolavoro, adesso veramente non ti si può dire più nulla, fantastico ragazzi. Vi saluto, un commentino sotto, un like, iscrivetevi al canale e dai, ci vediamo al prossimo video, bye bye.